Ciao a tutti! Oggi facciamo un salto nel passato, ma con la tecnologia del futuro. Dopo aver completato Baldios, continua il mio progetto di realizzare in 3D, modellando e stampando appunto in 3D, la maggior parte dei robottoni con cui siamo cresciuti negli anni 70, 80 e anche 90. Ma questa volta ho deciso di alzare l'asticella. Oggi infatti vedremo Gig Robot d'Acciaio, uno dei robot più iconici della nostra infanzia. Ma la sfida non era soltanto quella di modellare, ma ricreare un gig realmente magnetico, quindi componibile con tutti i suoi pezzi esattamente come lo conosciamo nel cartone animato originale. Ma perché proprio Gig? Perché sicuramente è un robot tra i più iconici dei cartoni animati giapponesi di quegli anni. Probabilmente, se avete più o meno la mia età, anche voi, quando eravate bambini, vi lanciavate sul pavimento dal divano unendo i pugni in attesa che vostra sorella o vostra nonna vi lanciasse i componenti. Quindi se avete anche voi questo tipo di ricordo, la risposta è già data. Gig però non è soltanto il robot magnetico per eccellenza, ma sicuramente uno dei principali appunto robottoni che hanno segnato l'infanzia di tanti ragazzi italiani tra gli anni 70 e 80. Per cui se vi interessa sapere come ho realizzato questo progetto, dalla modellazione alla stampa, a tutti i problemi che ci sono stati nel trovare il giusto assetto magnetico per il robot fino alla verniciatura e quindi al robot completo, allora seguite questo video perché ne vedremo delle belle. E allora basta parlare, cominciamo subito. Come vi dicevo, per noi cresciuti con questi robottoni, Gig è sinonimo di componenti che si attraggono. Tuttavia, per realizzare un modello 3D che replicasse questo tipo di connessione, non è stato una cosa molto facile. L'obiettivo infatti era ambizioso, quello di ricreare il Gig originale con tutte le sue 16 parti distinte e tutte magnetiche, proprio come avveniva nel cartone animato, quindi piedi, gambe, cosce, bacino, vita, torace, testa con il collo, spalle, braccia e pugni, tutto quanto, tutti composti da pezzi distinti che si connettessero magneticamente. Un obiettivo che andava ben oltre la posabilità limitata di modelli storici come i micronauti o i vecchi gig robot giocattolo, che spesso avevano parti fisse come le gambe. Appunto i micronauti ad esempio avevano le gambe completamente un pezzo unico e si connettevano al resto del corpo soltanto all'altezza appunto dell'attaccatura tra il bacino e le gambe. Quindi la prima difficoltà è stata innanzitutto la ricerca dei materiali, cioè ovvero dei magneti. Infatti inizialmente cercavo delle sfere metalliche della misura giusta, ma il vero nodo era trovare una semisfera concava adeguatamente magnetica affinché ospitasse appunto queste sfere metalliche e che quindi appunto l'attacco fosse così completato. Praticamente ho cercato per giorni, probabilmente ho cercato le keyword sbagliate, ma alla fine non ci sono riuscito. Alla fine ho gettato la spugna per quella soluzione, quindi la seconda ipotesi è stata quella di utilizzare degli anelli magnetici, ma anche l'ipotesi degli anelli magnetici si è rivelata anche quella piuttosto complessa, perché trovare gli anelli di dimensioni adatte per tutte le varie parti del corpo, perché le caviglie avevano una dimensione, le spalle altre, le gambe all'altezza delle anche altre dimensioni ancora, sarebbe stato troppo difficile. Non volevo praticamente fossilizzarmi troppo nel fare questa ricerca e trovare la soluzione perfetta, perché avrei impiegato troppo tempo e anche i costi sarebbero stati eccessivi, anche comprando tutto quanto da siti cinesi come AliExpress, ad esempio. Per cui, come vi dicevo, ho trovato una soluzione di compromesso. Quindi la soluzione 1.0, per non perdere altro tempo, era appunto quella più pragmatica, quindi ho modellato le connessioni in 3D e le ho stampate a resina, scavando degli alloggiamenti per inserire dei piccoli magneti cilindrici, che erano molto più semplici da trovare, se ne trovano facilmente anche su Amazon, se volete vi lascio anche in descrizione qualche link, ed erano anche molto più economici. Quindi ho optato poi alla fine per magneti da 6 mm di diametro e 3 mm di spessore, di altezza, da utilizzare per tutti i tipi di connessione. Quindi adesso vi faccio vedere, ad esempio, stacchiamo un braccio. Quindi ho modellato in 3D la connessione, quindi ho creato una finta sfera 3D a cui ho creato un vano per poter poi alloggiare
il magnete che è appunto questo qui. Stessa cosa in tutte le altre tipi di connessioni. La cosa bella però è che il rumore e il suono che fanno quando si connettono questi elementi mi piace molto. Il robot è una statua, quindi non è posabile, però in realtà sfruttando il sistema dei magneti, in realtà è leggermente posabile, quindi possiamo muovere leggermente le braccia e più o meno resteranno anche in posizione. La testa utilizza lo stesso sistema, vi faccio vedere, anche la testa quindi è modellata con la sfera finta in resina colorata con una vernice cromata a cui abbiamo aggiunto appunto il vano per inserire il magnete sempre della stessa dimensione che vi dicevo prima. Una delle problematiche nell'utilizzo di questi magneti è stato l'acquisto e alcuni test che ho dovuto fare per cercare magneti che potessero tenere adeguatamente il peso e che magari avessero appunto, come vi ho fatto ascoltare, anche il giusto sound, quel click che richiama il cartone animato e l'incastro dei componenti. Per la modellazione sono partito da un vecchio file 3D che avevo appunto realizzato, se mi seguite saprete che modello 3D in 3D robot dalla metà degli anni 90, dal 96 circa, e appunto il modello 3D addirittura risaliva al 1999. Ovviamente quel modello non era ottimizzato per la stampa, ma in realtà tante cose di quel modello sono state riviste, quindi il modello è stato rivisto pesantemente. Non solo, ho anche lavorato molto sulle proporzioni, rimodellando da zero alcune parti che non mi piacevano per niente. Quindi ho lavorato molto sul posizionamento sia del robot, ma anche sulle proporzioni, quindi lavorando molto sulla dimensione delle gambe, sulla dimensione delle braccia. Come forse vedrete anche negli altri modelli, adesso non vi spoilerò qual è il prossimo modello, ma a me piacciono modelli con gambe piuttosto grandi, quindi probabilmente sovradimensionate rispetto a quelle a cui siete abituati, a cui siamo abituati un po' tutti, ad esempio nei Solov Cholokin. Quindi i miei modelli saranno sempre con gambe leggermente, come vi dicevo, sovradimensionate. Ho cercato di lavorare molto sulle proporzioni, soprattutto per un discorso di come ho sempre avuto come concetto di Gig Robot. Volevo che il Gig richiamasse infatti la mia personale idea del robot visto in TV, quindi un modello, un robot che fosse tozzo, quasi grassoccio, con braccia e spalle possenti, ma anche gambe larghe e importanti, che desse appunto di un robot palestrato con una grossa massa fisica, nonostante poi i suoi 11 metri di altezza che aveva appunto nel cartone. Questa scelta, lo so, magari alcuni non l'apprezzeranno, ma si discosta volutamente dalle proporzioni anche più slanciate e atletiche tipiche dei modelli commerciali celebri, come un pochino anche lo Z Pro, il CMS, che sono i modelli, diciamo, di punta di Gig, che però, vi ripeto, secondo me non. Ovviamente, pur essendo i non plus ultra, bellissimi modelli, non c'è che dire, posabilità eccezionale, incastri magnetici anche questi allo stato dell'arte, ma a livello di dimensioni, proporzioni e appunto quell'idea di robot tozzo e imponente, secondo me lasciano un pochino a desiderare. Uno dei principali cardini del mio progetto è che avrei realizzato appunto una statua, quindi un modello a posa fissa e quindi non posabile con un sistema di snodi. Questo ovviamente mi ha semplificato molto nell'esecuzione di tutto il progetto, perché mi ha consentito tra l'altro di avere maggiore libertà nella soluzione di modellazione, facilitandomi anche a trovare un design più simile al cartone originale, cosa che appunto i modelli che citavo prima non hanno, perché se andiamo ad alzare il braccio ovviamente risultano dei movimenti poco realistici. Questo mi ha semplificato notevolmente l'esecuzione di tutto il progetto e mi ha consentito tra l'altro di avere anche maggiore libertà nella soluzione di modellazione, facilitandomi anche a trovare un design più simile al cartone originale, se poi vogliamo. Ad esempio, le mie spalle sono completamente inserite nel torace e non si vedono i magneti, cosa che invece si vede in altri modelli. E questo è esattamente come si vede nel cartone, cosa quasi impossibile appunto per un modello posabile. Per quanto riguarda la testa, l'ho rimodellata da zero, cioè ho buttato via quella realizzata alla fine degli anni 90 e ho rimodellato da zero appunto questa versione che vedete.
Ho cercato anche consulenza di voi che magari state guardando questo video, che siete molto più esperti di me, e infatti ho fatto un passaggio che per garantire appunto la massima fedeltà al design originale è stato quello di appoggiarmi al giudizio degli utenti del gruppo Facebook Solov Chogokin, che diciamo ringrazio ancora oggi perché sono stati molto gentili, molto propositivi, mi hanno infatti fornito molti consigli e screenshot anche dettagliati. In particolare ho cercato di replicare con precisione, poi sempre utilizzando e inserendo quella che era la mia personale interpretazione, quella del fotogramma iconico della sequenza di trasformazione, quando appunto la testa fluttua in aria in attesa dei componenti lanciati da Miva. A partire quindi da quei consigli ho proceduto, come vi dicevo, alla mia personale versione della testa, un po' per mia testardaggine, un po' per le inconsistenze grafiche della serie TV, perché a seconda della prospettiva o della casa di animazione che si occupava poi dei vari shots, i disegni e le proporzioni venivano stravolti. E questo mi ha portato quindi a prendermi una piccola libertà, probabilmente rispetto ai modelli commercializzati di fascia alta, insomma a quelli più conosciuti, specialmente sulla posizione delle corna, perché mi piacevano di più delle corna che tendessero un pochino verso l'alto e non quelle un po' più simili al cartone che invece tendono leggermente verso il basso e che poi sono state anche replicate dai modelli più famosi che citavamo prima. Per quanto riguarda la posa, infine mi sono basato più sui recenti modelli realizzati dalle maggiori case di produzione, quindi diciamo una posizione molto più slanciata, molto più cattiva, tra virgolette, con, adesso cerco di farvelo vedere lateralmente, quindi con il bacino che è spostato verso il davanti, la vita e il torace invece spostati in avanti anch'esso, quindi a fare una piccola curva, un po' la posizione del saluto del karateka, se poi vogliamo, e la testa leggermente spostata, leggermente ruotata verso il basso. Una volta completata la modellazione, quindi ho dovuto preparare l'esportazione dei 16 pezzi, creando per ogni parte, come vi dicevo, le sedie e gli alloggiamenti perfetti per i magneti cilindrici, ovviamente in entrambe le parti della connessione. Ho dovuto essere molto attento in questa fase rispetto al modello precedente di Baldios, perché altrimenti avrei dovuto carteggiare abbondantemente per correggere errori in però pezzi di modello veramente molto molto piccoli e molto molto delicati, quindi che si sarebbero potuti anche rompere. Per fare tutto questo ho utilizzato alcuni software, Lightwave 3D, i modelli poi li ho esportati in formato OBJ. Per quanto riguarda il check e la riparazione degli OBJ, qualora ci fossero stati dei piccoli problemi, invece di utilizzare Lightwave 3D, che per queste operazioni era piuttosto lungo e tedioso, ho utilizzato invece la funzione di Microsoft 3D Builder, che invece da questo punto di vista ha delle funzionalità di riparazione automatica veramente ottime, anche se bisogna stare un pochino attenti perché non è tutto oro quel che luccica, bisogna appunto fare dei check perché altrimenti ci potrebbero essere dei problemi. Infine, ovviamente, per quanto riguarda la parte di settaggio per la stampa 3D, ho utilizzato C2Box in versione gratuita, quindi per l'impostazione dei piani di stampa. Per la configurazione della stampa, ogni parte è vuota all'85%, ma all'interno di appunto ogni parte che ho stampato c'è una griglia interna per dare maggiore rigidità e solidità alla struttura, mentre le pareti esterne hanno uno spessore di circa 1,2 mm. Ogni parte ha, come avete visto, uno o due fori che ho applicato per consentire di far defluire la resina liquida che si dovesse trovare all'interno più velocemente e per evitare che si vedessero appunto nelle varie parti componibili magnetiche, i fori sostanzialmente si trovano proprio all'altezza di dove poi ho applicato i magneti. Per la stampa ho utilizzato una stampante a resina entry level, appunto la solita che se mi seguite avevo a disposizione in passato, cioè la Voxelab Proxima 6, mentre la resina utilizzata è la solita LV standard in colore grigio. Essendo una stampante piuttosto piccola, la Voxelab, ho dovuto suddividere le varie parti in 3 piatti distinti e questo ha reso la procedura di stampa piuttosto lunga e sinceramente anche molto noiosa. Ogni piatto infatti
richiedeva 8-9 ore di stampa per essere completato, il che significava che per stampare l'intero modello avevo bisogno di circa 3 giorni lavorativi, considerando che normalmente io non stampo di notte. Per quanto riguarda l'inserimento dei magneti, questi li ho collegati prima della verniciatura, ma appunto dopo la pulizia e la polimerizzazione e la carteggiatura dei vari pezzi. Ed è stato fondamentale prestare però estrema attenzione alla loro polarità. Infatti se un magnete veniva incollato nel verso sbagliato, poi i due pezzi invece che attrarsi si respingevano, e sostanzialmente ho visto che una volta inserito il pezzo, anche senza colla, il pezzo era pressoché impossibile da staccare, se non rovinando la parte in resina. Quindi dovevo essere molto molto attento ad applicare i vari magneti, perché sennò appunto il pezzo lo dovevo buttare. E infatti mi è successo qualche volta di aver dovuto buttare dei pezzi appunto proprio per questo motivo. Tuttavia il risultato però vale l'attesa, ne è valso sicuramente la pena. Il suono dell'agganciamento è stato per me impagabile e mi ha dato un'enorme soddisfazione. In questa versione 1.0 ho anche modellato le trivelle spaziali che vi faccio vedere e che per l'occasione ho realizzato in maniera sovradimensionata rispetto a quella che doveva essere originariamente. In realtà le mie trivelle sono anche modellate in maniera diversa, perché adesso vi faccio vedere, non sono incollate. Eccole qui. Oh.
vi faccio vedere come si dovrebbe attaccare, come dovrebbe restare collegata una trivella. Il problema è che pesano troppo, quindi sicuramente in una versione 2.0 sì, pesano troppo, quindi non tengono, i magneti non riescono a tenere il peso, altrimenti la connessione sarebbe stata questa. Prima che cada tutto quanto, ricolleghiamo il suo braccio originario. E quindi queste sono le trivelle spaziali. Come vedete, la modellazione non è quella originale perché nella mia concezione le trivelle fatte come si vedono nel cartone animato non dovrebbero essere in grado di trapanare la roccia. Queste con questa forma invece dovrebbero essere più efficaci. Comunque va bene, è una mia personale interpretazione. Ho anche creato il logo in 3D per la base che però non ho ancora stampato, avrà uno stile roccioso diverso rispetto a quella più fantascientifica di Baldios. Sarà dotata anche la base di magneti per tenere saldo il modello e presenterà due alternative di logo magnetico, una in versione italiana e una in versione giapponese per dare la possibilità di scelta di inserire una delle due, oppure ma adesso vedremo, magari penserò di creare la possibilità per collegarle entrambe. Per quanto riguarda invece le dimensioni, il mio jig non è in scala, i miei Metal Warriors e la mia linea Metal Warriors non è una linea di robot in scala, ovviamente, ma è sicuramente più piccolo del Baldios che avete visto nell'episodio precedente, di circa 5, 6, 7 centimetri, adesso non ricordo. Vi faccio vedere rispetto a una bottiglia d'acqua da 1,5 litri qual è la dimensione. Quindi non è comunque una dimensione molto piccola, comunque siamo sui circa 25 centimetri di altezza. Considerate che invece Baldios è circa 32. Infatti, come ho già detto in altri video, ho deciso di non rispettare le scale originali dei cartoni. Gig è alto 11 metri, mentre Baldios circa 100. Non sarebbe stato possibile metterli a fianco in una vetrinetta con una differenza di dimensioni così elevata. Tuttavia ho mantenuto una proporzionalità tra i robot, con il pensiero che va prevalentemente a quelli più iconici di Go Nagai. Infatti i futuri modelli di Mazinga Z, Grande Mazinga e Goldrake dovranno essere più alti di Jig, ma tra di loro dovranno rispettare comunque una differenza di altezza anche seppur minima. Per quanto riguarda invece la verniciatura, ho usato un primer bianco della Citadel che abbiamo visto anche nel vecchio filmato relativo a Baldios, sempre questo, con cui ho applicato la base in due mani e l'obiettivo era quello di cercare di dare una colorazione anime style. Ho usato l'aerografo principalmente per le parti più ampie, ma soprattutto per le parti più chiare, quindi il giallo e il bianco sono stati dati a aerografo, così come anche il verde scuro, diciamo, delle gambe, mentre i dettagli poi sono stati applicati con il pennello. Anche la testa ovviamente è stata completamente dipinta a pennello e un'altra parte che mi ha richiesto estrema dovizia, estrema attenzione è stata la parte centrale, questa rossa con tutti questi puntini bianchi. I colori che ho utilizzato invece sono stati prevalentemente Games Workshop, quindi Citadel, Valleco e per qualcosa anche gli AK. Per quanto riguarda il giallo, ho utilizzato il l'ocra giallo della Mecha Color della Valleco, mentre per il rosso avevo il rosso della Valleco, il red puro, con cui ho realizzato oltretutto il rosso delle trivelle, ma è un rosso che non mi piace perché tende più al ciliegio. Quindi alla fine sono ritornato sul classico e caro rosso della Citadel di base. Per quanto riguarda invece gli altri colori, ho utilizzato, purtroppo secondo me ho sbagliato il verde, diciamo, predominante delle gambe, perché avrei dovuto dare un verde più scuro. Non l'avevo in quel momento, in realtà mi sembrava che fosse adeguato, poi quando ho visto il modello finito mi sono reso conto che avrei dovuto utilizzare appunto una colorazione più scura. E il verde che ho dato e che ho utilizzato è il medium olive, il model color della Valleco, mentre per quanto riguarda i bordini e le insenature
le strisce verde chiaro, ho utilizzato il Golden Olive, sempre model color della Valleco. Per il blu ho utilizzato il classico, un attimo, il dark blue, sempre Mecha Color, un bel colore, mi piace molto, mentre per quanto riguarda il bianco, sempre il Mecha Color Pure White. Per quanto riguarda invece tutte le parti cromate, le varie connessioni che si vedono internamente, che vi ho fatto vedere anche prima, le ho date tutte quante a pennarello e se mi seguite, appunto, se seguite il mio canale, vedrete che ho utilizzato il Liquid Chrome della Molotov. A quel tempo non avevo ancora acquistato l'altro Liquid Chrome, diciamo, l'altro pennarello cromo liquido, che era quello della K, che effettivamente io reputo anche migliore di questo. Però se non doveste trovarlo, questo è un'ottima soluzione, insomma, si trova facilmente anche su Amazon. Magari vi lascio in descrizione anche i link a entrambi i prodotti. E una cosa mi stavo dimenticando di dire è che effettivamente riguardo anche ai Super Mini Pla, ad esempio, che stanno uscendo in questo momento, che sono stati nel momento in cui io parlo, sono stati, mi sembra, annunciati, ancora non è ufficialmente in vendita, il Gig appunto SMP, il mio modello che doveva essere Anime Style, effettivamente ha come licenza la cromatura nella parte degli attacchi. Appunto un Anime Style non avrebbe dovuto avere una cromatura, ma appunto un colore piatto uniforme, probabilmente un bianco, al limite un grigio chiaro. Ecco, questa è stata la mia unica licenza per quanto riguarda la verniciatura, a cui però mi sono ispirato, o forse probabilmente è stata una scelta quasi forzata dal mio istinto primordiale, dovuta alle rimembranze dei vecchi micronauti che appunto avevano le connessioni proprio di quel colore lì. Come ogni progetto, però, questo è il mio Gig 1.0. Sicuramente ci sono tante cose da dire, tanti piccoli difetti che possiamo notare, che sicuramente avete notato, e anzi vi chiedo di aggiungere il vostro commento per condividerlo con me, perché sicuramente ne terrò notevolmente conto nella prossima versione 2.0 di questo Gig. Una delle prime cose è sicuramente, come vi dicevo prima, il colore verde, il verde è quello predominante delle gambe, e ha una tonalità appunto troppo chiara. Avrei dovuto scegliere una tonalità più scura per un maggiore contrasto con le linee verticali, ma anche e soprattutto per essere più simile al colore del cartone animato originale. Le linee del torace, queste nere che vedete, sicuramente potevano essere fatte meglio. Io le ho realizzate con un pennarello nero e probabilmente avrebbero dovuto essere blu, come il blu che si trova sui bordi delle spalle. Inoltre, quando lavorerò a una versione 2.0, cercherò di realizzare queste linee in 3D in modo che siano più marcate, più scavate, e in maniera anche da agevolarmi nella realizzazione delle linee stesse in fase di verniciatura. L'assemblaggio simmetrico, a livello di modellazione dovrò trovare delle soluzioni per agevolarmi nelle operazioni di assemblaggio, perché avendo creato un modello totalmente simmetrico, durante l'assemblaggio è difficile distinguere subito se un braccio o una gamba siano destro o sinistro. Nei robot successivi io non ho messo nessuna nota, non ho scritto un L, R, left e right da qualche parte per farmi capire immediatamente se appunto questo braccio vada montato a sinistra o a destra. Sono praticamente quasi identici ed è molto molto difficile capire. Nei robot successivi, quindi non dal terzo modello ma dal quarto probabilmente, introdurrò un sistema di giunti asimmetrici per evitare appunto questa possibilità di confusione, e quindi non più dei giunti quadrati o rettangolari come ho sempre realizzato. Inoltre dovrò lavorare su un sistema di magneti migliore, perché dei magneti ve ne ho già parlato e potrebbe essere una delle migliorie fondamentali da fare a questo modello. La posa poi dovrà essere leggermente rivista, perché in generale la posa mi piace. Quello che devo rivedere è che il modello risulta leggermente sbilanciato in avanti, sia probabilmente per colpa
del sistema magnetico che non riesce a reggere il peso del robot, sia anche magari per via dei piedi che infatti in altri modelli commerciali vengono realizzati anche leggermente più grandi rispetto a quello che dovrebbero essere. Quindi probabilmente dovrò spostare il baricentro, adesso vi faccio vedere, leggermente indietro rispetto a quello che è adesso. Infatti la posa attuale mi ha reso necessario l'utilizzo di un supporto, come potete vedere, che ho acquistato su AliExpress. Comunque si possono trovare anche su Amazon, insomma, i classici supporti per i Gunpla. Ok, questo è tutto, ritorniamo nello studio per le conclusioni e i saluti. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso però tocca a voi, che siete dei veri intenditori. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo modello 1.0, cosa avrei potuto migliorare, quali dettagli avrei potuto curare di più e soprattutto quali robot vorreste vedere realizzati per i prossimi episodi. Ricordate però che ho già in programma ben 12 robot per il 2025, non so se riuscirò a mantenere questa mia promessa. E alcune anteprime sono già disponibili tra i vari shorts e anche in un video che ho pubblicato precedentemente. Se il video vi è piaciuto, allora lasciate un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi progetti. Noi ci rivediamo al prossimo video, ciao!